Buonasera a tutti. Questa è una serata un po' particolare perché noi dovremo fare un'intervista, però abbiamo cambiato programma. Questa sera faremo la terza puntata di Folk a ruota libera e ve lo spiegheremo all'ultimo momento. Io mi ero preparato alcune domande, però questa volta vorrei fare un qualcosa di particolare. Vorrei partire non dalla prima domanda, ma dall'ultima domanda e finire con la prima. Per cui avete un progetto in due con Cristina Donà e dunque questo disco che avete fatto seguirà con delle produzioni da soliste. Sì. Tu hai in mente per il prossimo album un album da solista oppure un album in duo? No, credo assolutamente da solista, anche perché gli ultimi lavori degli ultimi 15 anni sono stati dischi in cui ho lavorato come interprete sulla musica popolare del mondo, quindi ho fatto un viaggio interpretativo nella musica del mondo e ho intenzione per il prossimo disco di scrivere nuovamente canzoni, insomma, magari in collaborazione anche con qualcun altro, però di fare un disco di scrittura, diciamo, di scrittura più tradizionale. Allora, Ginevra, noi abbiamo conosciuto te 3 o 4 anni fa, quando eri venuta la prima volta al Lilith Festival, e un ambiente era un po' diverso perché c'era la piazza, c'era molto più pubblico perché era un ingresso libero, tutto quanto. Adesso stiamo attraversando un momento in cui gli organizzatori delle major, diciamo, gli organizzatori più importanti, sembra che abbiano quasi più difficoltà degli organizzatori tipo l'associazione Lilith, che sono piccoli organizzatori che invece portano avanti un discorso che sta andando avanti molto bene, ecco. Sì, ma questo l'hai già detto un po' nelle tue parole, cioè molto spesso associazioni e gruppi di lavoro che si creano con un background culturale di un certo tipo, con una passione nel proprio lavoro di un certo tipo, riescono a smuovere molto di più, ma questo sta nell'ordine delle cose, insomma, quando si lavora con passione si Esatto, fa sempre la in differenza. teoria è un controsenso, perché in teoria chi ha più disponibilità, più mesi, eccetera, eccetera, dovrebbe avere la potenza e la forza di portare avanti un discorso culturale che invece è quasi delegato a piccoli imprenditori, piccoli appassionati, Esatto, come possiamo essere anche noi per esempio, che certo. si dedicano appunto a promuovere la musica di un certo tipo, di un certo livello e continuano ad andare avanti nonostante mille difficoltà. Esatto, ma questo è un po' il grande difetto di tutto questo baraccone, nel senso che dove ci sono grandi organizzatori, grandi soldi, grandi possibilità, in realtà non c'è una visione anche molto stretta e molto ridotta delle cose e molto spesso appunto si cerca di inseguire un mercato che non esiste più e non si riesce a costruire qualcosa che abbia veramente un senso, quindi spesso dove ci sono tanti soldi c'è molta meno attenzione alla cultura e a quello che si muove nel mondo e questo veramente Un te lo dà. distacco anche del pubblico, Esatto, che sembra il numerosissimo. pubblico, esatto, però poi va a finire, poi i dischi manco li compra, insomma, a volte ci sono questi grandi eventi, no? Dove Peccato poi che non non hai abbiamo un potuto riscontro riprendere, reale. peccato che non abbiamo potuto riprendere questa sera. C'era una coda per i vostri dischi che era una cosa inimmaginabile in una città come Genova, che è considerata, diciamo, a pareri generali, una città abbastanza timida per quanto riguarda la musica e l'approccio con la musica. Ma io credo che insomma siamo arrivati io e Cristina e un po' c'era attesa rispetto a questo lavoro, a questo progetto, quindi ovviamente lavorando e cantando da tanti anni abbiamo bene o male il nostro pubblico che qui in queste situazioni si intreccia, si incontra e quindi c'è un affetto che arriva da molto lontano e quindi c'era una bella attesa, insomma. Allora, dunque, parliamo del vostro
tipo di musica, la vostra collocazione, voi vi considerate musicisti indipendenti, di una cerchia di musicisti che si appoggiano al MEI, all'Audiocop anche, che appunto cura questi eventi, e questo genere di musica indipendente. Io mi chiedo molte volte cosa significa indipendente da che cosa? Da tutto quello che è il sistema, cioè noi ci siamo strutturati, ora parlo non tanto per Cristina che comunque ha continuato negli anni ad avere rapporti con le major, noi io con il mio gruppo di lavoro, insomma sono anni che ormai ci siamo distaccati in qualche modo e abbiamo deciso di inseguire, di fare progetti rispetto a ciò che ci piace, a ciò che ci sembra importante, a ciò che ci innamora e quindi lo facciamo. Il crowdfunding è un metodo molto fruttuoso da questo punto di vista perché ti mette in collegamento direttamente con le persone, quindi il tuo pubblico in qualche modo diventa produttore del lavoro che fai. È uno stato sociale quello dell'indipendenza, sì, dal esatto. sistema direi. Esatto, è una formula anche per avvicinarsi di più alla gente in una maniera più stretta, Una forma di ribellione quasi, no? In qualche modo sì, Anche di sì. resistenza a quello che accade. Il senso, ecco, senz'altro, sì. da certi schemi. Sì, certo, di rottura assolutamente rispetto a certi schemi, ma di cercare di costruirsi una realtà che ci piace, che ci fa stare bene. Per cui dicevamo, esistono organizzazioni come Lilith, come altre organizzazioni che si occupano di eventi discografici, come possono essere la Radici Music di Arezzo, che tra l'altro tratta come dire, una collana di dischi di musica etnica e si dedicano con passione, anche mettendoci del denaro proprio, esatto, investendo poi... esatto, sulla qualità del prodotto finale che deve distribuire al pubblico. Esatto. Per cui fa da tramite le stesse piccole agenzie che adesso stanno scomparendo, che vengono sostituite dagli stessi musicisti a quanto pare. Sì, a volte succede anche questo, che poi arrivi veramente a creare un gruppo di lavoro che riesce a costruire il profilo di un artista da tutti i punti di vista, sia quello discografico che anche quello di agenzia di concerti, ma è così, insomma, magari le cosiddette piccole realtà sono quelle che sembrano meno importanti ma che alla fine forse hanno vita più duratura rispetto a tante, insomma, etichette major che esistono da millenni e che hanno completamente sventrato e distrutto il mercato discografico anche con scelte sbagliate, e questo è quello che poi ci siamo ritrovati tra le mani, insomma. Quindi bisogna ripartire dal basso con sincerità, con un approccio onesto, con situazioni e persone credibili. Esatto, io lo credo profondamente. E dunque un colpo di spugna al passato praticamente, che non produce praticamente nuovi talenti, se non talenti già, come dire, griffati, preconfezionati, insomma, sì, eccetera eccetera. Ed è la morte di tutto. E nessuno vuole rischiare su una giovane promessa che è all'esordio. Sì, non esiste più c'è lo sfruttamento dell'artista o del cantante cercando di spolparlo e di tirar fuori tutto subito senza lavorare sul profilo dell'artista, quindi pensando anche a un lavoro che possa essere più lungimirante nel tempo, più duraturo. È un metodo che non esiste più ed è tutto nel subito adesso e poi quando ti ho sfruttato ti butto via e ne arriva un altro, ma questo non è musica, non è arte, non ha a che fare con niente, quindi noi assolutamente cerchiamo di vivere una realtà parallela che ha tutt'altra storia, tutt'altro senso, tutt'altri valori, ecco, rispetto proprio anche alla musica stessa, che è un'arte meravigliosa che non può cambiare le cose, ma può cambiare le coscienze delle persone, sensibilizzarle su tanti punti di vista e
crediamo molto nella musica che sia cultura in qualche modo, non a caso anche io ho fatto dischi riportando Mercedes Sosa, personaggi meravigliosi della nostra storia che è bello che ancora i ragazzi possano conoscere anche attraverso il mio contributo. Io sono felice di questo, insomma, che la musica abbia un significato culturale, per me è molto importante. Allora, questa doveva essere un'intervista, in realtà non è un'intervista. Abbiamo detto, è la terza puntata di Folk a ruota libera. Per i nostri lettori che già lo sanno, non c'è bisogno di sottolinearlo, però in realtà è una trasmissione che noi facciamo in automobile su 4 ruote. Tutti si chiederanno, ma noi siamo seduti in una panchina, no? Cosa c'entra? Lo saprete alla fine. Qui è una città particolare, lo abbiamo detto, veniamo verso la prima domanda, dall'ultima alla prima domanda, siamo a metà. Pazienza. Dunque, parliamo del vostro connubio. Allora, il connubio artistico che adesso è sfociato finalmente con questo disco, crowdfunding, un crowdfunding che ha prodotto un risultato straordinario, eccezionale, perché 4 volte quasi il limite minimo richiesto. Sì, perché il crowdfunding funziona così, che tu stabilisci un tetto, diciamo, di una cifra minimo da raggiungere per poter creare questo progetto. Ed è quasi il quadruplo. Sì, abbiamo finito al 400%. Quindi 400%, per cui di questi tempi non è poco. No, non è poco assolutamente. Abbiamo avuto un abbraccio circolare da tutta Italia che poi è di stima a prescindere, cioè la gente investe qualcosa sapendo che sei tu che lo stai facendo, ma non sa ancora cosa sarà. Quindi c'è una fiducia anche forte nel lavoro che tu hai fatto e che stai per fare, quindi c'è una fiducia in quello che sei ed è molto bello. È come creare qualcosa sapendo di avere una cortina di persone che stanno lì con te e che creano qualcosa con te. Questo è bellissimo e va veramente a rompere qualsiasi cosa. Ginevra, qui abbiamo iniziato a Genova. A Genova una tournée che dovrebbe essere una tournée abbastanza trionfale, perché avete contato quante persone hanno comprato i dischi? Ce l'avrete abbastanza per finire la tournée? Io spero di finirli prestissimo. Ma infatti, gli ultimi resteranno un po' delusi, esatto. Gli darete dei pagherò, non so, delle cambiali, come a volte succede, no? Esatto. Genova forse non è un caso. E qui si ricollega al discorso della ruota libera. È un viaggio quello che state facendo voi, è un viaggio che non si sa bene dove potrà portare, però secondo me dovrebbe portare molto distante. Si è trattato secondo me non di un episodio di arrivo, potrebbe sfociare anche a un connubio artistico duraturo. Beh, guarda, ti ho detto, con Cristina ho un rapporto più che ventennale di grande amicizia e di grande stima. Abbiamo cominciato entrambe come autrici, poi io mi sono spostata più diciamo sul frangente interpretativo, ho incontrato la musica popolare, ho incontrato tutta quella musica meravigliosa che spesso il sistema non permette di ascoltare, insomma, di musica altra. E con Cristina ci siamo sempre dette che prima o poi avremmo dovuto fare qualcosa insieme e alla soglia dei 50 anni abbiamo detto o lo facciamo ora o se no il tempo veramente ci scapperà per sempre. Insomma, a volte bisogna acchiappare come quando cerchi il momento giusto per fare un figlio, non c'è mai il momento giusto, lo devi fare e basta. I vostri fans cantano le vostre canzoni durante i concerti, insomma, sì, c'è un rapporto veramente poi importante. C'è anche un legame con queste due figure femminili che bene o male hanno fatto parte di un background indipendente, di una certa scena musicale fin dagli anni 90 e quindi c'era una bella attesa anche da questo punto di vista. Per ora abbiamo siamo partiti con l'idea di fare qualche concerto insieme, vedendo che poi quei concerti avevano un bel successo, la sinergia tra noi era forte, era bella, da lì abbiamo deciso di fare un disco, ma non era qualcosa deciso che è stato deciso a tavolino. Quindi faremo questa tournée estiva, speriamo che
che E vada tutto secondo, nel migliore dei modi credo e proprio già di sì, con questa esperienza possiamo ritenerci perché era la molto piazza più difficile, soddisfatti, Genova, molto soddisfatti. Beh, Genova non è facile, non è facile, non è facile neanche venirci a suonare, no. in realtà, è molto più difficile di tante altre città italiane, quindi aver debuttato qui stasera è stata Per una bella cui, vittoria. a seconda dei risultati di questa tournée estiva, si potrebbe quasi presumere che continui questa collaborazione e produca un secondo LP, un secondo disco. Non lo so, non è per ora nei nostri pensieri. Ora però è chiaro, è ovvio. Sì, ma ci siamo approcciate già con grande gratitudine a noi stesse che abbiamo accettato di prenderci questo tempo, perché poi ci daremo un anno insieme, sarà quest'estate e se tutto andrà bene anche l'inverno successivo, magari nei teatri. Quindi bisogna anche essere contenti di quello che si riesce a mettere su e poi probabilmente ognuno continuerà la propria strada. È più probabile questo, insomma. Insomma, una giornata particolare, il 28 giugno a Genova è significato qualcosa. Il crollo di un ponte reale, Mamma mia, il mamma crollo mia. di un ponte reale che va nell'immaginario. È praticamente la creazione di un ponte immaginario che diventa reale, che è il vostro. Questa è una bella Tutto nello stesso osservazione. giorno. È una bella osservazione, è una bella osservazione. Forse non è un caso. Due contrasti incredibili. Quando abbiamo saputo che avrebbero buttato giù il ponte stamattina non ci potevamo credere. Bello, mi stai facendo ragionare su Questo mi è venuto in mente stasera, un tra l'altro, pensiero che perché non avevo fatto. io preparo le interviste, ma poi improvviso sempre, perché poi alla fine c'è sempre qualcosa di più da dire, Sì, sì, è qualcosa che vero. si scopre lì per lì. È vero, è vero. E se noi, appunto, se anche tu ci hai visto come un ponte possibile per una nuova musica possibile, Per un ponte che nuova va via, un ponte che attitudine. nasce. Sì, sì, grazie, ti ringrazio. Me la rivendo. Veramente, secondo me No, è un giorno che è significativo per tutta la città, ecco. ti E ringrazio. oltretutto il giorno di inizio di una tournée che si preannuncia comunque di gran successo, per cui ci sono tanti presupposti che girano così. Sì, io ti ringrazio di questo pensiero, mi fa molto piacere. Spero davvero che sia È un segno di una ottimismo. tournée che ci dia un sacco di soddisfazione. Bene, allora ringraziamo tutti i nostri telespettatori Grazie a e voi. ci daremo appuntamento alle prossime interviste e chissà cosa ci riserva il futuro. Buonasera Ciao, a tutti. grazie, state bene.